Zero su quelli. Io sono umanista. Non si può. Ok. Di cosa stavamo parlando? Vogliamo fare No, no. un'intervista? Sì. La differenza Su cosa? tra... Sulla differenza tra l'approccio con la popolazione romana e quella napoletana. Sì. Siccome io non sono totalmente napoletana, mi consulterò con il mio compagno. Qui questo video non dovrà mai andare in onda nemmeno su Facebook, sappilo, se no mi lascio con il mio ragazzo ed è finita. Per favore, io lo amo, lo voglio sposare. No, ascolta un attimo, l'intenzione è diversa, mi serve per metterlo in un blog che però è in inglese ed è rivolto a Io non so a un parlare pubblico inglese. di stranieri Andrea, americanofoni. se cosa va su Facebook? Non va su Facebook, va sul mio blog. Il Il mio si blog può rifare tramite Facebook. molto difficilmente Vabbè. per Gabriele. Va bene, quello era l'importante. Va bene. Comunque passiamo alla nostra differenza. Allora, già dalla distinzione secondo me tra romano burino e come viene definito un napoletano cafone. Ok. Cafone. No, la mia domanda però era leggermente diversa. La mia Napoletano, domanda, napoletano, scusa Paolo, la mia domanda era come, L'approccio. no, come mai il romano è caotico e come mai, perché da fuori anche il napoletano viene visto caotico. Perché secondo te il napoletano ha un ordine? Qual è l'ordine? Perché la visione, come vivi la città proprio, come vivi la città Roma e come vivi la città Napoli, la sensazione è diversa. Non lo so. Non te lo Perché so il loro è spiegare. caos e il vostro è... È Dov'è caos, è fammi proprio vedere caos. l'ordine, spiegami l'ordine tuo. Anch'io voglio riconoscere l'ordine tuo. Spiegamelo, per favore. Capito? Non te lo so spiegare. Non te lo so spiegare. Qualsiasi cosa è diversa. Al prenderti un caffè Fa un in paragone. bar, il caffè in un bar a Napoli, il caffè in un bar a Roma è totalmente diverso. Ma perché a Roma ti passano davanti? Cosa fanno? A me è fastidioso e repellente anche il loro dialetto, capito? Di chi? Dei romani. Differenza tra romano Oh, e è arrivato napoletano. anche lui. Stiamo facendo una cosa tra differenza tra napoletano e romano, l'approccio, Gianluca. Ah, Per me il romano è troppo caotico rispetto al napoletano. tu dici. Sì. Ma no, la differenza sostanziale sta tra due grandi città totalmente opposte. Cioè? Napoli e Milano. Roma già ha quel poco di Napoli che serve Non è in vero, ogni paese non è del mondo, vero. serve un No, tocco no, di no, vabbè, ma Napoli. stiamo divagando. Il discorso è Roma-Napoli. Tu vivresti mai a Roma? Certo. No, io no. Anch'io ci vivrei. No. È Milano che Però non tu si abiti sopporta. in una zona di periferia. Io abito in un punto centrale tra le due città. Tu abiti mondo più, c'è- tu abiti Io più in abito al città di centro. lei? Sì. Sì, forse sì. Ah, tu abiti più in città di lei? Non lo sa. Sì, Ah. Io forse sì, Conoscendo penso di tutti e due i paesi, sì. Ok. Ok. Io abito al centro della mia piccola città. Ah, ok. È un macello. Lui? Io. Dai. Ah, Vivo tante realtà. ho capito. Addirittura. Io simile L'agorà. a te. Io simile a te, anch'io vengo dal centro di una piccola città. Che palle. Anche Fastidiosissimo. penso Mamma pure che mia. la realtà è strana. Insomma, non lo sappiamo Ti spiegare senti un questa poco differenza. cittadino, però sai di essere un Sì, campagnolo. Sì, non sai cosa fare. E ti metti nei panni di tutti coloro che vedi. Io affaccio su una piazza, non te lo dico proprio. Quindi un po' ti metti nei panni delle persone che vedi. Ti provi. Comunque penso che il romano è meno diffidente. No, il romano è più diffidente. Io penso di no. Però a Napoli stai sempre col pregiudizio che ti vogliono fottere. C'è il pregiudizio su questo, sì. Sì, ma chi viene da fuori? Chi Il viene da napoletano verso l'altro napoletano non ha pregiudizi. No. Anzi, È diversa quando l'accoglienza. si No. conoscono e si presentano. Per esempio, se stai a un locale, per esempio, no? E si incontrano, non so, due ragazzi. E magari si Il vanno nel napoletano ti mette presentare. più a tuo agio subito rispetto al romano. Vuoi sapere un piccolo aneddoto? Mm. Ci stavano a Piazza Mercato a Napoli. Mhm. Ci stava un signore che si era fermato per comprare un giocattolo a suo nipote e aveva fatto il grande errore di lasciare la macchina aperta No. ed era entrato a comprare questo Regalo. questo regalo. Allora, improvvisamente poi era uscito e non aveva... Lo trovavo. no, aveva trovato un ladro nella sua macchina che stava cercando di rubarsi l'autoradio. Era un ragazzino sui 15-16 anni. Allora questo che fa? Gli corre appresso, salta in macchina e lui esce dall'altra portiera finché poi lo acchiappa pure, poi il ragazzino si divincola e scappa. Mamma mia, Allora che film. succede? Nel giro di
40 secondi a Piazza Mercato, che per dirti è il posto dove hanno fatto il funerale a Mario Merola. No, che Quindi- lo sai Mario Merola? Mio padre È mi la puniva zona con più quelle canzoni. napoletana che c'è. Mamma mia, andai in macchina, non si accordava le canzoni, ti strappami la mazza proprio. E quindi che era successo? Che No, questo no. questo ragazzino era riuscito a scappare e lui aveva cominciato a gridare, cosa così, ma la mia vita è morto, si acchiappa buffi Ma mazzata, no. così e così. Esce quella del negozio dei giocattoli, si fa subito un fottio di gente, perché poi si mette tutti lì intorno a cercare di capire che è successo, e poi ci sta sempre gente che arriva. E sono messi tutti a parlare di quello che era successo. Lui aveva spiegato che io sono entrato un attimo nel negozio di giocattoli e questa faceva, e la gente che stava là e commentava diceva: ma tu come fai? Lasci la Ma il macchina signore era aperta. di Napoli. Tutti di Napoli, Boh, però pure e infatti la gente poi diceva spontaneamente, diceva: Lo tu, ma sa. come fai? Lasci la macchina aperta? Sì, ma io sono entrato nel negozio, 30 secondi ci dovevo mettere, io buttavo un occhio di là, un occhio di qua, un occhio di qua, un occhio di là, e controllava la macchina. Quindi che era successo? Che lui non se l'aspettava proprio, improvvisamente Pure a me quando no, il ma bambino questo era è entrato in stato macchina, brutto. mo che era successo? Che a parte che lui aveva raccontato 1000 volte questa storia, questa versione, la gente che si faceva da testimoni, sì, io l'ho fatto passare pure avanti, il signore che ha detto: io ho la macchina là fuori aperta, fatemi passare un attimo avanti alla cassa. Sì. C'erano tutti No, quanti alla fine. Tutti quanti, tutti i testimoni. Davvero, questo sì. E poi se allora vedeva lui in diceva, famiglia. allora lui diceva, Che brutta allora storia. diceva: guarda, se lo acchiappo a quello, non so che gli faccio, non me lo tolgo da sotto le mani finché non lo ammazzo. No, E la gente che bella diceva, seria. e la gente che diceva mannaggia, che non si può più vivere, non si può stare, è tutta una cosa così, ma sta gente, sta delinquenza, Queste cose succedono anche da noi. cosa così. Però quello che non succede altrove, e questo è proprio il finale, l'aneddoto centrale, e questo ti fa capire due cose. Uno, che Napoli è un grande popolo d'amore. No. Due, che in fondo c'è tutto il male che ci sta in quella città, tutte quelle contraddizioni non sono sempre legate a un fatto di poiché ne ho l'occasione ti fotto, capì? È sopravvivente. Infatti, che era successo? All'improvviso, mentre tutta questa gente alluccava, parlava e diceva, si fa spazio un uomo altissimo con il ladro, il ragazzino. Quest'uomo gli teneva la mano alla spalla e si è avvicinato verso la macchina. Tutto silenzio assoluto, il tizio gli fa, non dice niente, lo guarda, e il padre del bambino, 1,90 m di cristiano, gli fa vicino a suo signore: sentite, durante l'incidente, dice guardando il bambino e poi guardando lui per far capire, durante l'incidente, cioè durante la tentativo Quando è di furto, successo l'incidente? durante l'incidente il ragazzino qua ha perso la catenina d'oro che gli aveva regalato la buonanima della madre, che è morta 30 anni fa. E dice 30 anni fa? tanti anni fa. Ah. Allora dice può andare a riprendere. Allora il signore non dice niente, e il padre gli dà una pacca sulla spalla al bambino, vai a prendere la catenina, che il signore non ti dice niente. Ah, che bello però. Mamma mia. Sì, il cuore. E ti nessuno ha parlato, nessuno ha detto niente. Sì, Quello è andato a recuperare la catenina e se ne sono andati. Io ce l'ho a video. Ce l'ho a video. È vero, Questa è una delle questo cose succede. più belle che abbia mai sentito negli ultimi tempi. Ti giuro, mi hai toccato al vedi, cuore. se lo metti su Facebook, quando c'è del posto con E No, se no, proprio lo sai, no. ragazza. Mi hai toccato il cuore, te lo giuro. Perciò per TD. sono Questa è la differenza tra Napoli e il potrei resto del piangere. mondo. No, lascia perdere. I miei rispetti. Io mi inghino. Io vi giuro. Che sta roba? Che cosa? Non fa niente. No, questo lo devo pubblicare. Sul mio blog. Va bene. Sì, autorizziamo. Però Sul se mio blog diventi e basta. famoso, No, ma adesso ne- noi.